tutti e bentornati in un nuovo tutorial. Io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme questo progetto che state vedendo e che avete visto già in anteprima. Si tratta di una mini bag realizzata interamente con la raffia lucida di 3 sfere, di cui ovviamente vi lascio il link nel box informazioni qui in basso, insieme poi alla lista dell'occorrente e tutti i link utili. Non ho applicato una fodera, ma ho foderato ed irrigidito direttamente con il filtro, ma ovviamente in alternativa si può anche foderare. Ho applicato una chiusura magnetica, ma in alternativa si può applicare anche una chiusura a cartella. Essendo piccola comunque è abbastanza capiente, c'entra tutto lo stretto necessario. Per questo progetto ho deciso di utilizzare una catena in resina, è lunga 50 cm, quindi la borsa indossata a spalla resta molto corta, ma ovviamente in alternativa potete applicare anche una tracolla più lunga, una catena o una tracolla in pelle se preferite, oppure realizzarla direttamente con la stessa raffia, perché questo è quello che ci avanza di una rocca intera. Comunque non mi perdo in chiacchiere, vediamo subito cosa ci occorre nel dettaglio e poi passiamo subito al tutorial. Per questo progetto avremo bisogno di 130 g di raffia lucida. Io ho scelto la colorazione arancio, una catena in resina oro da 50 cm, una chiusura magnetica oro, uncinetto numero 6, ago da lana e partiamo subito con il tutorial di oggi. Iniziamo avviando 22 catenelle. Fatte le 22 catenelle torniamo indietro a maglia bassa, quindi partiamo dalla seconda catenella dall'uncinetto e lavoriamo una maglia bassa in ogni punto sottostante. Otterremo quindi 21 punti di base. Ok, lavorata questa riga di maglia bassa, a questo punto iniziamo la lavorazione del punto vero e proprio. Io andrò a lavorare un punto ventaglio traforato, ma voi siete libere di utilizzare il punto di lavorazione che più vi piace. Quindi per quanto riguarda il punto che andrò a lavorare io, si lavora su un multiplo di 3+1. Quindi se volete realizzare la borsa più o meno grande rispetto alla mia, dovete calcolare il multiplo di 3+1. Quindi ora partiamo subito con il punto di lavorazione. Iniziamo lavorando una maglia bassa nei 3 punti successivi. Quindi puntiamo l'uncinetto nel primo punto, lavoriamo una maglia bassa e lavoriamo una maglia bassa anche nei 2 punti successivi. In questo modo facciamo 3 catenelle e di conseguenza saltiamo 3 punti di base, quindi 1 2 3, andiamo nel successivo e lavoriamo una maglia bassa. Lavoreremo una maglia bassa anche nei 2 punti successivi, quindi in totale avremo lavorato 3 maglie basse
e la lavorazione da ripetere per tutta la riga sarà 3 maglie basse, 3 catenelle, si saltano 3 punti di base, di nuovo 3 maglie basse, 3 catenelle, si saltano 3 punti di base, 3 maglie basse. Ok, abbiamo terminato con le 3 maglie basse. A questo punto passiamo alla seconda riga di questo punto di lavorazione. Quindi voltiamo il lavoro e partiamo facendo 2 maglie basse, quindi una maglia bassa nei 2 punti successivi, una nel primo e una nel secondo. Dopodiché saltiamo questo punto, quindi il terzo, e andiamo a lavorare direttamente all'interno di questo spazio formato dalle 3 catenelle. Al suo interno andiamo a lavorare 7 maglie alte. Una, due, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi in ogni spazio formato da 3 catenelle andremo a lavorare 7 maglie alte. Poi qui in basso abbiamo le 3 maglie basse, noi andiamo a bloccare il tutto con una maglia bassa nella seconda delle 3 sottostanti, quindi in quella centrale. In questo modo poi abbiamo di nuovo lo spazio formato dalle 3 catenelle, al suo interno andiamo a lavorare sempre le 7 maglie alte. In questo modo riblocchiamo il tutto con una maglia bassa nella maglia centrale, quindi nella seconda delle 3 sottostanti, e ripetiamo lo stesso procedimento fino al termine della riga. Termineremo la riga con le 2 maglie basse, ovviamente come l'abbiamo iniziata, quindi saltiamo la prima maglia bassa che ci ritroviamo qui e andiamo direttamente nella seconda, facciamo una maglia bassa ed una maglia bassa nell'ultima maglia. A questo punto dobbiamo passare alla riga successiva di lavorazione. Dobbiamo alzare il lavoro, possiamo scegliere se farlo con le 3 catenelle oppure 2 maglie basse una sopra l'altra. Io farò in questo modo, quindi lavoro una maglia bassa ed un'altra maglia bassa sulla maglia bassa, in questo modo sostituirò la prima maglia alta. Dopodiché aggiungo 2 catenelle e vado a puntare l'uncinetto nella terza maglia alta delle 7 che ho qui, quindi conto 1, 2, 3, vado nella terza e lavoro una maglia bassa
e lavorerò una maglia bassa anche nei due punti successivi, quindi in totale avremo sempre queste 3 maglie basse di base. Dopodiché devo andare a ricreare gli archetti che sono la base dei ventagli, quindi faccio sempre le 3 catenelle, 1, 2 e 3, passo al ventaglio successivo, conto sempre 1, 2, 3, vado quindi nella terza e lavoro una maglia bassa ed una maglia bassa nei 3 punti successivi. Facciamo 3 catenelle e di nuovo contiamo 1, 2, 3, puntiamo l'uncinetto appunto nel terzo, lavoriamo una maglia bassa nei 2 punti successivi, dopodiché dobbiamo terminare la riga, quindi lavoriamo 2 catenelle ed una maglia alta nell'ultimo punto, quindi qui abbiamo le 2 maglie basse, questa la saltiamo, andiamo nell'ultimo, puntiamo l'uncinetto e lavoriamo una maglia alta in questo modo. Passiamo alla riga successiva, quindi voltiamo il lavoro. In questa riga di lavorazione ci alzeremo sempre con le 2 maglie basse una sopra l'altra, quindi punto l'uncinetto nel punto sottostante, lavoro una maglia bassa ed una maglia bassa sulla maglia bassa. Se voi preferite potete fare sempre le 3 catenelle per alzare il lavoro, dipende da come siete abituate. Poi dobbiamo andare a lavorare all'interno di questo archetto formato da 2 catenelle 3 maglie alte, quindi in totale ad inizio e fine riga, anche perché questo procedimento va ripetuto anche a fine riga, avremo un totale di 4 maglie alte, una sopra la maglia alta sottostante e 3 all'interno dell'archetto. Una, due e 3. In questo modo poi dovremo andare a bloccare il tutto nella maglia centrale delle 3 sottostanti, quindi qui abbiamo le 3 maglie basse, noi andiamo a puntare l'uncinetto nella seconda e lavoriamo una maglia bassa. Abbiamo poi gli archetti più grandi, quindi in questi 2 archetti andremo a lavorare 7 maglie alte. Una, due, tre, quattro, cinque, sei e 7. Blocchiamo poi il tutto sempre con una maglia bassa nella maglia centrale, quindi nella seconda delle 3 sottostanti, e ripetiamo questo procedimento ancora una volta per poi terminare come abbiamo iniziato, quindi facendo all'interno di questo spazio 3 maglie alte ed una maglia alta poi sull'ultimo punto. Come detto prima, all'interno di quest'ultimo spazio lavoriamo 3 maglie alte,
e terminiamo con una maglia alta sull'ultimo punto. In questo modo. A questo punto si ricomincia con lo stesso procedimento, ovvero 3 maglie basse, 3 catenelle, 3 maglie basse, 3 catenelle, 3 maglie basse, 3 catenelle e 3 maglie basse, ovviamente poi si termina la riga. Quindi vi faccio vedere questo procedimento, poi il resto del procedimento è sempre lo stesso, si vanno a ripetere queste righe di lavorazione. Ovviamente sul sito di Filati 3 Sfere trovate anche le indicazioni scritte insieme allo schema, quindi troverete poi ovviamente il link nel box informazioni qui in basso, quindi tranquille. Voltiamo il lavoro e procediamo lavorando una maglia bassa nei 3 punti successivi. Una, 2 e 3. Lavoriamo poi 3 catenelle, contiamo qui 1, 2, andiamo nella terza, lavoriamo una maglia bassa ed una maglia bassa nei 2 punti successivi e poi si procede lavorando 3 catenelle, 3 maglie basse, 3 catenelle, 3 maglie basse fino al termine della riga. Terminiamo ovviamente con le 3 maglie basse negli ultimi 3 punti. Poi ovviamente il procedimento è lo stesso, partendo da questa riga, quindi questa corrisponde alla prima riga del punto di lavorazione, quindi quella subito dopo la riga di sole maglie basse. Quindi partendo da questa riga si vanno a ripetere queste 4 righe, perché abbiamo la riga che abbiamo lavorato ora con le 3 maglie basse, poi abbiamo quella dove andiamo a lavorare i ventaglietti, quindi sono 2, abbiamo quella dove creiamo la base degli altri ventaglietti e sono 3, e poi abbiamo quella dove lavoriamo gli altri ventaglietti e sono 4. Quindi queste 4 righe di lavorazione andranno ripetute per tutto il pannello, per tutta la lunghezza. Troverete indicato qui in alto il numero totale di righe di lavorazione insieme alla misura in centimetri, che sarà la lunghezza del pannello, quella che raggiungerò ovviamente io. Se voi la state facendo più grande potrebbe variare, però comunque raggiungiamo queste misure e poi vediamo come procedere. Lavorate le 27 righe e aver raggiunto 47 cm, a questo punto andiamo a rifinire i 3 lati del nostro pannello. Questo lo lasciamo così perché sarà la parte della patella. Quindi ci ritroviamo in questo punto, facciamo una catenella, lavoriamo una maglia bassa nello stesso punto di base e andremo a lavorare una maglia bassa per ogni punto sottostante. Entriamo all'interno delle asole che si sono create lungo il bordo e lavoriamo una maglia bassa. Nei 2 angoli della base del pannello andiamo a lavorare all'interno della catenella ovviamente una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa nello stesso punto.
Dopodiché proseguiamo lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante fino al prossimo angolo. E anche in questo angolo andremo a lavorare una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa nello stesso punto. Dopodiché si prosegue lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante, quindi in ogni asola che si è creata andiamo a lavorare una maglia bassa fino ad arrivare a questo punto dove termineremo il pannello. Ok, a questo punto andiamo a lavorare l'ultima maglia bassa qui nell'ultimo punto. Non facciamo la catenella perché sarà sostituita dall'asola di chiusura, quindi tagliamo il filo e andiamo a chiudere appunto con asola di chiusura. A questo punto andrò a foderare ed irrigidire direttamente con un pezzo di feltro che ho ritagliato delle misure di 43 cm x 21. Ovviamente ho preso le misure direttamente sul pannello, quindi ho lasciato il margine del giro di rifinitura maglia bassa, quindi ho preso le misure da questo punto a questo punto. Idem anche per quanto riguarda la lunghezza, e come vedete posizionandolo al di sopra abbiamo il margine per quanto riguarda poi la cucitura dei laterali. Quindi vado a cucirlo con ago e filo di nylon tutto intorno. Una volta foderato ed irrigidito il pannello, questo sarà il risultato. Ovviamente io lascerò solo il feltro, ma se voi preferite potete irrigidire con il feltro e poi andare a cucire al di sopra il tessuto, che può essere raso, cotone, quello che volete, utilizzando lo stesso metodo che abbiamo utilizzato per cucire il feltro. Quindi a questo punto ci occupiamo dei laterali. Per realizzare i laterali andiamo ad avviare 7 catenelle e partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni catenella. Otterremo quindi 6 punti di base.
Continueremo a lavorare in righe di andata e ritorno a maglia bassa fino a raggiungere l'altezza o il numero di righe che trovate indicato qui in alto. Lavorate le 13 righe che corrispondono a 13 cm. A questo punto, senza tagliare il filo, andiamo direttamente a cucirlo al corpo borsa, quindi al pannello. Quindi mi posiziono in questo modo, parto dall'angolo che sarà la parte interna della borsa, faccio una catenella, punto l'uncinetto prendendo l'asola della maglia bassa e prendo l'asola che mi ritrovo qui nell'angolo del pannello e lavoro una maglia bassa. Procedo nello stesso modo, quindi vado a cucire punto per punto il laterale a maglia bassa. Il punto d'angolo lo andiamo a bloccare su due punti del pannello, quindi ci rientro 2 volte in questo modo, però ovviamente passo al foro successivo. Si procede così fino a terminare la cucitura. L'ultimo punto del laterale lo andiamo a bloccare con una maglia bassissima, quindi ripetiamo lo stesso procedimento, ovvero entriamo nell'asola del laterale, nell'asola del pannello, ma blocchiamo il tutto con una maglia bassissima. In questo modo. A questo punto si taglia il filo, si blocca per bene tra le maglie e si ripete lo stesso procedimento anche sull'altro laterale. Come avrete notato, non ho né irrigidito né foderato il laterale, perché ho deciso di lasciarlo così semplice, ma se preferite potete ripetere lo stesso procedimento che abbiamo utilizzato per il pannello anche per i laterali.
Per l'applicazione della chiusura a calamita ho ritagliato 2 piccoli pezzi di feltro che ho poi forato seguendo le linguette della calamita e dell'altra parte della chiusura per poter applicare poi la chiusura. Si mette poi la griglietta, si chiudono le alette e vado direttamente a cucirla sul corpo borsa. Una l'ho già cucita con ago e filo di nylon, l'altra la cucirò ora prendendo ovviamente le misure, chiudendo la patella. Quindi la mia chiusura andrà applicata in questo punto, quindi con ago e filo di nylon vado a cucirla tutta intorno. Cucita la chiusura avremo terminato quasi la borsa, non ci resta che applicare la catena, quindi la tracollina, che io applicherò direttamente sui laterali, quindi farò passare i moschettoni direttamente sui laterali che non ho ovviamente, come avrete notato, né irrigidito né foderato, li ho lasciati semplicissimi. Poi per quanto riguarda la parte del feltro, se volete lasciarla così ma non vi piace l'idea di lasciare comunque che si intravedano le cuciture, potete realizzare una catenella con lo stesso filato e incollarla al di sopra, tipo passamaneria, oppure applicare direttamente la passamaneria. Per farvi un esempio, io ho avviato delle catenelle che potete incollare direttamente al di sopra in questo modo, quindi seguendo tutto il bordo del feltro da questo punto fino a quest'altro punto. Potete sia cucirla che incollarla con la colla attaccatutto che trovate sempre sul sito Tresfere. Io per il momento la lascerò così. Applico quindi la catena tramite i moschettoni direttamente sul laterale. E questo sarà il risultato finale. Io sono molto soddisfatta del risultato, spero che questo progetto sia piaciuto anche a voi. È un progetto semplice da replicare, anche se il punto di lavorazione sembra complicato, ma ho cercato di spiegarvi tutto nel migliore dei modi. Quindi fatemi sapere come sempre qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se la realizzerete. Lasciate un bel pollice in su se questo progetto vi è piaciuto. Vi ricordo che tutti i materiali utilizzati per questo progetto potete trovarli sul sito tresfereshop.com che trovate nel box informazioni qui in basso, insieme a tutti i link utili e alla lista dettagliata dell'occorrente. Vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial. Attivando la campanellina riceverete la notifica appena sarà disponibile un nuovo video. A questo punto io vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!